Come mai il vostro cane abbaia sempre? E non smette di abbaiare. E continua ad abbaiare. Eppure io gli dico zitto e lui non smette, ma non capisce. Non lo so qual è il problema. Sbaglierò qualcosa. Però come mai il cane di certa gente non abbaia? Avranno fortuna? O forse fanno qualcosa che io non faccio? E dietro? Qua, tutti a terra. Allora oggi parliamo del perché il vostro cane non smette di abbaiare e vi racconto subito innanzitutto gli errori che l'hanno portato a manifestare questo comportamento e a non perderlo nel tempo, perché io vi sto spiegando come mai il vostro cane non smette di abbaiare nel tempo, ok? Voi mi dite, ma io gli dico zitto e poi lui smette 2-3 secondi. Però poi il giorno dopo 10 minuti, dopo 2 minuti riparte ad abbaiare. Arta, vieni qua che mi copri l'inquadratura. Stai qui a terra con noi. Quindi io in questo video voglio spiegarvi come far smettere di abbaiare il cane, nel senso che non lo farà più. Cioè che non abbaia più. Non che nel momento in cui abbaia voi lo azzittite o fate sgambarabingarabungarabang e lui smette di abbaiare, però ogni volta dovete dirgli sbimbiribimbirimbimbarabombaro, zitto, basta, zitto. Quindi il motivo per cui il vostro cane abbaia tantissimo, il primo motivo, è perché voi gli dite zitto. Voi dovete capire che il cane non capisce le parole, non capisce il senso compiuto delle parole, capisce la causa e l'effetto. Quindi il motivo principale per cui il vostro cane abbaia è che quando succede voi fate questo. Cosa c'è, poverino? Cosa tu? Vuoi la pallina? Tieni la pallina. Cosa c'è? Di nuovo, tutti a terra. Quindi il motivo per cui il vostro cane abbaia è che voi innanzitutto gli date attenzione. Cosa ancora peggiore, gli date risorse. Cioè pallina, cibo, attenzione, coccole. Se le ottiene abbaiando o saltandovi in faccia, il semplice fatto di dargliele lo porta a pensare che sia un comportamento che ha un senso e che quindi porta a dei risultati, quindi diventa un comportamento funzionale. Diciamo che l'abbaio poi è un comportamento comunicativo che arriva dopo il comportamento gestuale, quindi meccanico e feromonale. Quindi i cani innanzitutto il modo principale con cui comunicano è il modo meccanico, quindi con la postura del corpo, gli sguardi, le orecchie, la coda, il pelo, eccetera. Se non arriva il linguaggio meccanico, ti devo avvisare vocalmente, perché il linguaggio vocale serve per comunicare a distanza, ok? O perché proprio non ti arrivano gli altri segnali. Un cane prima di aggredire si irrigidisce, si ferma, ti dà dei segnali, poi inizia a fare così con il labbro e se tu non lo capisci ringhia, ti abbaia e se proprio sei decoccio ti morde, però ti ha dato 1000 segnali prima, se è un cane non troppo disturbato. Ok, quindi il primo motivo è che l'abbaio diventa funzionale, quindi il vostro cane non smette di abbaiare perché voi fate sempre questa cosa qua. Quella pallina, zitto, basta, zitto. Ok, tutta sta roba qua non va fatta, vero Artax? Il mio consiglio è, invece di dirgli zitto quando abbaia, provate a dirgli abbaia e a dargli un premio. Così potete fare questo. Cagnetti, Arta Flashy, pronti? Flash, abbaia. Bravissimo. Ok, diventa un comando, loro abbaiano solo a comando. State a terra, ok, divertentissimo. Allora gli ho messo l'abbaio a comando in maniera tale che non abbaino a caso e contestualizzino l'abbaio con un gioco tra me e loro. Ci metti che abbiamo pure un livello di comunicazione molto alto e quindi loro si sentono compresi da me e quindi non hanno bisogno di abbaiarmi in faccia
e ci metti pure che ogni volta che loro hanno provato a chiedermi le cose in maniera vocale o irruenta, la musata, la grattata, la saltare addosso, l'abbaiare, io non gli ho mai dato nulla. Quindi l'abbaio diciamo che è un tipo di comunicazione che il cane tendenzialmente utilizza poco, nel senso noi esseri umani siamo esseri vocali, cioè comunichiamo vocalmente, ok? Io ti dico non attraversare la strada col semaforo rosso perché poi la macchina, moto al luogo, complemento oggetto, soggetto, causalità eccetera. Loro i cani non fanno questo, non hanno questo modo di comunicare. Loro comunicano con lo sguardo, con le movenze, hanno delle espressioni delle movenze che noi dobbiamo capire cosa significa. Se il nostro cane ci dice, ci fa gli occhioni come dire mi scappa la pipì da mezz'ora, la sto tenendo e voi aspettate che vi abbai o faccia il matto per dirvi che deve uscire, è quello che lo porta ad abbaiare, ok? 3 tipi di abbaio ci sono: frustrazione, aggressività e voglia di gioco, invito al gioco. La frustrazione è caratterizzata da una cadenza fissa. Bu, 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 bu. Vero? Fanno così. Fanno proprio così. L'aggressività c'è presente il ringhio, no? Sentono i toni, in base ai toni reagiscono in un modo diverso. Invito al gioco è quella roba che succede quando vogliono la pallina, che fa Buah! E ti guardano, Buah! Oppure si fanno l'inchino e fanno Buah! Com'è che fanno? Chi è che abbaia? Chi è che abbaia? Chi è che abbaia? Chi è che abbaia? Porca miseria, oh, abbaiano, eh? Adesso zitto. E vedi che funziona adesso, zitto. Quindi, quando il vostro cane abbaia, in sostanza cosa fate? Invece di dirgli no, zitto, no, bu, 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 oppure tieni la pallina così almeno stai zitto, che invece poi lo azzittite al momento, ma poi abbaierà sempre di più perché l'avete premiato per l'abbaio, per cui dite no, e poi gli date la pallina e lui dice ho abbaiato, ho ottenuto qualcosa, la pallina, il cibo, la coccola, anche lo sguardo, anche questo è un premio per loro, ok? Dice questo non mi guarda, quando abbaio mi guarda. Voi no, quando vi abbaia voi dovete dire ok, non voglio il cane che abbai tutto il tempo, quindi mi giro e mi faccio i fatti miei. Diciamo che loro iniziano ad abbaiare. Io cosa faccio? Gli dico abbaia, bravo, e gli do la pallina dicendogli abbaia. So che sembra una cosa sbagliata, ma è proprio quello il concetto. Lui deve capire che abbaiare significa abbaia e che zitto è quando ha la pallina in bocca e non può abbaiare, gli dico zitto. Posso dargli anche un pezzo di pollo, un pezzo di würstel, quindi Tax, vieni, lascia. Lui diciamo che sta abbaiando come un matto, io vado lì e gli dico abbaia, lui, bravo, e gli do il coso. Se lui poi dopo 5-6 ripetizioni in cui gli dico abbaia e gli do la cosa, inizia a abbaiare chiedendo lui, quindi viene qua e inizia ad abbaiarmi, io devo ignorarlo. Poi quando decido io gli dico abbaia, gli do la pallina o il pezzo di würstel, vieni qui, terra, Flashy, siamo tutti a terra qui noi. Ok, quindi quando ha la pallina o il coso in bocca gli dico zitto, bravo, glielo tolgo e gli dico abbaia, lui abbaierà perché il coso, glielo do in bocca e gli dico zitto, abbaia, bu 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 bu, zitto, mi fermo, lui attacca a abbaiare perché dirà bu 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 bu, io non lo premio perché non gliel'ho detto. Mi raccomando, se lui parte spontaneamente e voi non gli avete detto abbaia, non premiatelo. Se non gli avete detto abbaia voi, non premiatelo. Se non gli avete detto abbaia voi e lui lo fa di sua spontanea volontà, non premiatelo. Premiatelo solo quando dite abbaia voi, premiatelo solo quando lo dite voi. Quindi lui è lì che abbaia come un matto, io non lo calcolo, poi mi giro e gli dico abbaia e lui fa buh, bravo, pezzettino, e dico zitto, ok? Abbaia zitto, lo fate 6 giorni di fila e lui a un certo punto gli direte abbaia e lui farà questo, guarda, abbaia, bravo, bravissimo. Perciò che dire, non potete sgridarlo, perché se gli date i pezzi di cibo, le palline, le cose,
E poi lo sgridate è un controsenso. Zitto significa quando non parla e abbaia è quando parla. Invece voi gli fate associare allo zitto che pure voi fate macello, ok? Ciao.